tempo a Tel Aviv è buono, c'è il sole, il vento. Noi però, prima di vederlo, prima di vedere quel cielo, dobbiamo sottoporci al tampone molecolare. Io, Mirko e Rebecca, di neanche 3 anni. In realtà, prima della partenza ne avevamo già fatto uno, praticamente 48 ore prima, ed era risultato negativo. Adesso però avremmo dovuto farne un altro perché quel giorno, il 30 marzo 2022, il Covid era ancora una realtà presente. Lì, all'uscita da Tel Aviv, mentre speravamo che quel tampone fosse negativo e aspettavamo i risultati che sarebbero arrivati dopo pochi giorni, c'era ad aspettarci Luciano, un nostro amico. Il tragitto in macchina dura poco meno di un'ora e arriviamo a Gerusalemme. Qui appoggiamo i nostri zaini nelle nostre stanze, ci guardiamo e diciamo: l'abbiamo fatto davvero. Apriamo le finestre e vediamo tanti ulivi. E lì, in questa piccola oasi verde nel quartiere di Atur di Gerusalemme, inizia la nostra grande avventura. Sembra passata un'eternità da questa mattina, quando alle 2 la sveglia è suonata per dirci che un aereo ci stava aspettando. È una sveglia inutile perché nessuno in realtà è riuscito a chiudere occhio. La sera prima infatti abbiamo salutato le ultime persone, poi ci siamo sdraiati sul divano, i letti ormai erano già coperti con un lenzuolo bianco. L'unico che ancora si poteva utilizzare era quello di Rebecca, infatti lei dormiva beatamente. Ci siamo lavati, ci siamo vestiti, siamo andati a prendere la piccola e poi abbiamo aspettato che passassero a prenderci i nonni. Sì, perché hanno desiderato accompagnarci all'aeroporto e noi abbiamo accettato ben volentieri questo loro gesto di affetto. Il tragitto in macchina è stato tranquillo. Ci separano all'incirca 2 ore dall'aeroporto di Malpensa. Nessuno in realtà aveva molto da dire. Noi perché avevamo un sacco di domande, pensieri, dubbi, paure. Eravamo emozionati, eravamo un po' spaventati, eravamo anche un po' stanchi. Loro perché ovviamente come genitori non è facile accettare una scelta del genere. Lasciare tutto e partire. Partire per dove? Partire per quanto tempo? Partire per incontrare chi? Partire per fare che cosa? Tutte domande a cui non avevamo neanche noi una risposta. Semplicemente noi avevamo preso questa decisione. Una volta arrivati in aeroporto abbiamo preso i nostri zaini, ci siamo salutati e questo è stato forse il momento più difficile, tra lacrime, abbracci, saluti, domande del tipo: e noi? Fra quanto tempo ci rivedremo? Non lo sappiamo. Aspettiamo e alle 6, 6 e qualcosa, il nostro aereo è pronto per decollare. Destinazione Tel Aviv. Erano passati poco meno di 3 mesi da quando avevamo acquistato quel biglietto di sola andata. Milano-Malpensa, la destinazione era quella che abbiamo appena detto. Perché quel giorno di fine gennaio, dopo essere stata nel mio luogo preferito nel mondo, cioè davanti a uno specchio d'acqua, vicino a dove abitavamo nel nord Italia, sono arrivata a casa e ho detto: sì, Mirko, probabilmente è vero, dovremmo farlo. Eravamo molto convinti di farlo, eppure c'erano tante paure, tanti timori. E quel
Sì, Mirko, forse probabilmente dobbiamo farlo. Ci ha fatto capire che per combattere tutte le nostre paure dovevamo davvero fare un gesto, affinché non potessimo più ripensarci, e quel gesto era acquistare quel biglietto. Poi da quel momento è arrivato tutto il resto, l'organizzazione, la preparazione degli zaini, scegliere che zaini portare, perché noi saremmo stati dei viaggiatori zaino in spalla, perché avremmo avuto un budget limitato ed era la prima volta che viaggiavamo con un budget limitato, e perché avremmo utilizzato quei risparmi che pensavamo di lasciare per un futuro, ma per un futuro quando? E se invece la vita avesse voluto per noi qualcos'altro? E se invece la nostra vita non fosse durata fino alla pensione, ma si fosse fermata prima, non per nostro volere? Quindi era quello il momento in cui davvero dovevamo prendere le redini della nostra vita e fare quello che desideravamo fare. C'era fra noi tre chi lo desiderava di più e da più tempo, e c'era chi era un po' più dubbioso, ma non è importante questo, l'importante è che insieme abbiamo preso quella grande decisione, perché per noi la nascita di Rebecca non è stato il limite, ma la partenza. Pensiamo che nella vita capitino delle cose che possano fungere un po' da spartiacque perché da quel momento, da quell'istante in poi qualcosa cambia dentro, qualcosa cambia fuori. Non è importante. Noi abbiamo visto nella nascita di Rebecca un punto di partenza, perché dentro di noi sono cambiate tante cose, sono arrivate tante domande, ma soprattutto abbiamo intrapreso il grande cammino della consapevolezza, cercare di capire chi davvero fossimo e che cosa davvero volessimo da questa vita, andando a rispolverare magari anche quei sogni che avevamo nell'ultimo cassetto dell'angolo della nostra stanza o dei nostri pensieri, quei sogni che tanto tempo fa avevamo così cercato di trasformare in realtà e che poi per un motivo o per l'altro erano finiti ricoperti di polvere, quasi dimenticati. Dopo la nascita di Rebecca è cominciato per noi un percorso che ci ha portato a quel giorno, a prendere quel biglietto prima, quella decisione ancora prima, a prendere quell'aereo e ad atterrare a Tel Aviv. Questo e poi anche la pandemia che ci è capitata un po' tra capo e collo, non solo a noi, ovviamente al mondo intero, ma a noi ha avuto un po' un effetto accelerante su quella che era la decisione di prendere e cambiare la nostra vita. Certo, non siamo arrivati subito al pensiero di dire ok, lascio tutto, cambio vita e parto per Israele, assolutamente. Abbiamo vagliato diverse opzioni, ma nessuna ci calzava a pennello come quella di partire per un'avventura in giro per il mondo. Il problema, come per tutte le grandi decisioni, è quello di rimandare. E noi abbiamo rimandato tante volte, un po' per le nostre paure, un po' per motivi esterni, vedi la pandemia di prima, oppure anche perché avevo vinto un concorso e avevo la possibilità di fare uno dei lavori che avevo sempre sognato, ma anche quello non sembrava fare al caso mio, fare al caso nostro, o comunque non in quel momento, per cui quel famoso gennaio 2022 è stato un altro spartiacque per la nostra vita. È stato forse l'ultimo spartiacque della nostra vita di prima. Il punto in cui abbiamo detto basta, non possiamo più rimandare, dobbiamo fare qualcosa. E il nostro dobbiamo fare qualcosa si è trasformato nel comprare un biglietto di sola andata.
perché non crediamo che per cambiare davvero la propria vita bisogna lasciare tutto e partire. Crediamo semplicemente che quella fosse la decisione che faceva per noi, cioè che fosse scritto da sempre probabilmente, non lo so, per chi crede al destino, nel destino, per chi crede alle stelle, nelle stelle, per chi non crede in niente, semplicemente fosse davvero qualcosa che sentivamo dentro e qualcosa che era venuto il momento di compiere. C'è un libro che io amo particolarmente e so che anche Mirko lo ama, che è L'Alchimista di Paulo Coelho. E a un certo punto Santiago, il protagonista, dice che bisogna partire e bisogna scoprire qual è la propria leggenda personale. Ecco, noi crediamo quando abbiamo preso quel biglietto e siamo partiti, ma soprattutto quando abbiamo appoggiato i nostri piedi su quel territorio, che stavamo davvero iniziando a percorrere la nostra leggenda personale. Anche Santiago nel libro parte per un viaggio e la stessa cosa abbiamo fatto noi. Noi non eravamo sicuri fino al momento in cui alle 9, credo, non ricordo bene l'orario, quell'aereo non è atterrato. E sempre in quel libro, a un certo punto, si dice: quando tu percorri la via della tua leggenda personale, tutto quello che ti sta intorno, che puoi chiamare con qualsiasi nome, in questo caso veniva chiamato come universo, fa in modo che tu possa raggiungere e che tu possa continuare a realizzare la tua leggenda personale. E noi questo, dopo 2 anni di viaggio, lo sentiamo nostro, perché in 2 anni di viaggio ci sono successe delle cose così straordinarie, così quasi assurde, così differenti rispetto a quello che eravamo abituati in 30 anni di vita in Italia, che abbiamo capito che davvero quella era la strada giusta, perché ogni cosa veniva quasi, si metteva a posto da sola, o qualsiasi piccolo problema o qualsiasi piccolo disagio veniva quasi risolto automaticamente senza bisogno che noi facessimo nulla. Noi ci siamo affidati, noi abbiamo voluto davvero realizzare quel nostro sogno e anche solo fare quel primo passo fuori di casa ci ha fatto capire che quello era davvero quello che dovevamo fare. E con il tempo, tutti i vari segnali che abbiamo ricevuto sulla strada che abbiamo percorso ci fanno capire ancora oggi che questa è la nostra strada. Ti diamo il benvenuto in questo podcast in cui parliamo del nostro viaggio sotto forma di pagina di diario, come se aprissimo proprio il nostro diario personale e ti parlassimo con sincerità di quello che abbiamo provato, di quello che abbiamo visto, delle meraviglie che abbiamo avuto il piacere di ammirare, di toccare con le nostre mani e ti parleremo di tutti i posti che abbiamo visitato. Grazie di essere qua, grazie di averci ascoltato. A presto!